Sono Lorenzo Fazio, direttore editoriale di Chiare Lettere, che è una casa editrice che è nata nel 2007 con lo scopo, l'obiettivo di raccontare, di ricostruire delle verità scomode che altrimenti altre voci, la stampa, le televisioni hanno difficoltà a ricostruire e a proporre all'attenzione dei lettori. Noi ci inseriamo proprio in questo spazio grazie al fatto che siamo totalmente liberi e possiamo affrontare qualsiasi argomento. Disegnando il progetto grafico ci interessava soprattutto comunicare il progetto editoriale. Chiare Lettere nasce non tanto come tentativo di proporre singoli libri su temi particolari, ma come tentativo di fare informazione attraverso il libro. Quello che per noi era importante è tuttora la riconoscibilità del progetto editoriale. È una scelta molto particolare che ci fa identificare in libreria con libri molto simili, però è stata anche un'occasione per i librai per collocarli in una posizione ravvicinata uno con l'altro, e anche un'occasione per farci vedere con forza e garantirci sempre la massima visibilità. Abbiamo fatto anche, oltre a libri, abbiamo anche pubblicato dei libri con DVD, per esempio uno sulla nascita delle Brigate Rosse che ha tra l'altro suscitato parecchie polemiche di Pannone e di Fasanella, e ne abbiamo in programma altri. E abbiamo pubblicato anche dei libri grandi, dei grandi libri dedicati, uno a Gaber e due a Fabrizio De André, che sono due personaggi che rientrano molto bene nel nostro catalogo, il catalogo di una casa editrice che cerca sempre di tirar fuori delle verità a volte difficili, a volte imbarazzanti, e comunque, come dice De André, appunto, non ha problemi ad andare anche controvento e in direzione contraria. I libri di Chiare Lettere partono in maniera non consueta, con dei pretesti di lettura. Sono un'occasione per identificare quelli che per noi sono dei temi forti e un po' le caratteristiche che rappresentano un po' l'anima del libro. Non c'è niente da fare, oggi per vivere un po' bene bisogna vendere l'anima. Ecco, sono un'occasione ulteriore rispetto al messaggio della copertina per entrare dentro il libro in maniera rapida. Il progetto grafico è stato ideato da David Pearson, che all'epoca lavorava per Penguin e oggi collabora con diverse case editrici in Europa e negli Stati Uniti. E l'idea che abbiamo comunicato a lui è di recuperare quella dei manifesti degli anni 60-70. La casa editrice è nata, anche si è diffusa e ha avuto un buon seguito tra i lettori grazie alla rete, perché non sempre televisioni e giornali ci hanno aiutato a parlare dei nostri libri, e abbiamo intenzione ancora di rinnovare e di investire ancora di più sulla rete, perché per noi è decisivo il rapporto proprio con i nostri lettori, in modo che ci sia questa interscambio fondamentale per raccogliere idee e contributi. Siamo presenti su YouTube, su Twitter, su Facebook, proprio per migliorare e investire sempre di più nel rapporto con i nostri lettori. Siamo presenti là dove ci sono scambi, c'è la possibilità di dialogare, e così abbiamo rinnovato il nostro sito, che appunto adesso è tutto nuovo e molto più ricco e dà una grande importanza e peso agli autori, e abbiamo rinnovato il blog con Cado in Piedi, che ha sostituito Voglio Scendere.